Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric Code. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo. Andiamo a vedere innanzitutto come andrà in generale la vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e poi l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la falce. Ecco, questa può avere sia l'aspetto positivo di finalmente riuscire ad ottenere dei risultati dopo qualcosa di molto molto impegnativo, molto difficile. E quindi ecco che arriva questa soddisfazione. Oppure ci può mettere in guardia, di, prendere delle decisioni in modo molto rapido, perché alcune cose si possono muovere abbastanza in fretta. Soprattutto esserci un cambio, improvviso e imprevisto, oppure se c'è qualcosa che ci disturba, una sofferenza, un dispiacere, meglio tagliare subito di netto per non far sì che alcune cose possano peggiorare, oppure di fare un taglio, cioè in senso generico ci sta dicendo prima ci diamo un bel taglio a un qualcosa e prima ci mettiamo nelle condizioni di andare a cogliere delle nuove opportunità, molto più interessanti perché proprio essendoci il quadrifoglio, porta speranza, porta un ottenimento, una ricompensa, un cambiamento che può veramente dare una svolta, come dicevo, soprattutto in quelle situazioni molto complesse. Una cosa che dobbiamo attenzionare è con la carta della volpe, cioè farci furbi, ascoltare anche il nostro intuito, la nostra esperienza. È spesso una carta di avvertimento su possibili equivoci, fraintendimenti, oppure qualcuno che magari non si comporta bene nei nostri confronti o qualcosa che è troppo impegnativo, troppo grande per noi e allora anche lì, magari cerchiamo di alleggerirci, di andare a tagliare al momento quelle situazioni che possiamo mettere da parte e concentrarci solo sulle cose che meritano maggiormente attenzione. Al momento quelle un po' più complicate, un po' quelle più complesse, forse è proprio lì che ci sono delle ottime opportunità. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario e abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovvio per chi non è interessato può ascoltare lo stesso perché alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni in genere, di famiglia, di amicizia, figli. Allora, troviamo Genziana. Ecco, questa a proposito di tensioni, di conflitti, di tagli, riguarda proprio il significato di conflitto, non solo interiore, ma di un blocco, un ostacolo, un imprevisto, un qualcosa che cambia totalmente. Alcune volte può essere semplicemente un qualcosa a livello esterno, un'opposizione, un impedimento da parte di qualcuno che non è d'accordo con noi, può essere un impedimento ambientale, nel senso a livello esterno che non dipende, da noi, può essere un litigio, comunque un qualcosa che può, provocarci un po' di tensione. Ovviamente come vi dicevo e secondo me proprio come suggeriscono le vostre stesse energie, di, sfruttare, la vostra intelligenza, però magari anche la vostra capacità di, mettere subito in movimento alcune cose e lasciarle andare.
perché altrimenti poi possono fissarsi, nel senso diventare ostinazione, peggiorare, oppure farci stare male inutilmente. Spesso, magari ditemi voi nei commenti cosa ne pensate, ci capita, almeno a me a volte capita, di concentrarmi eccessivamente su un qualcosa che poi viene risolto immediatamente, oppure magari è una cosa di poco conto. Ecco, secondo me queste carte vi stanno dicendo di darci subito un taglionetto per dare una svolta importante, anche perché alcune cose possono essere veramente passeggere, e cioè esserci la fine di una cosa difficile, di recuperare, di riconciliazione, pacificazione, quindi riequilibrio e serenità in senso lato, anche di ritrovare stabilità in una fase critica, quindi di riuscire a superare una crisi, e questo lo dico per chi sta vivendo soprattutto una fase delicata in una relazione, in un rapporto. Per i single cosa vogliono dire? Che magari se ci sono delle situazioni che state vivendo legate a vecchie relazioni, cose che o non avete ancora metabolizzato o non ancora proprio si sono concluse, però sentite che in qualche modo dovete lasciare andare, questo è il momento di farlo, perché potrebbe essere un punto di svolta determinante. Qui bisogna scegliere se proseguire sapendo che bene o male la situazione rimarrà più o meno la stessa, oppure quindi dare quel taglio netto, oppure il taglio netto va dato nel senso che bisogna cambiare totalmente rotta, atteggiamento, per far sì che le cose possano funzionare poi a lungo periodo e nel futuro. Adesso procediamo con le cose più pratiche legate alla materialità, al denaro, al lavoro. Allora, troviamo la carta domestico. In senso lato ci fa una specie di fotografia di una situazione che potrebbe essere abbastanza stabile in senso lato, però può anche portarci a situazioni dove sentiamo l'esigenza o di lasciar correre al momento, di valutare possibili aiuti, però attenzione, ricordo che avete queste energie di valutazione, e cioè di farvi aiutare o accettare proposte, cose che riuscite a fare. Quindi di non promettere, di non impegnarvi in un qualcosa di eccessivo, oppure di non lasciarvi coinvolgere e trascinare da persone che magari possono fare delle cose un po' strane, un po' losche, e lo dico a maggior ragione perché essendoci la carta del ladro, io consiglio sempre di drizzare un po' le antennine, perché purtroppo lo devo dire, quando esce questa carta può esserci un possibile furto, inganno, truffa, o semplicemente magari qualcuno che viene meno a un impegno, può esserci delle incomprensioni, delle visite sgradite, dei litigi, delle persone, avere a che fare con delle persone inaffidabili che sfuggono magari al loro impegno. Mi hanno fatto una promessa, vi hanno detto una determinata cosa e poi niente, poi spariscono. Quindi queste sono le situazioni che potrebbero succedere, quindi io consiglio sempre massima accortezza, soprattutto se si tratta di dover accettare qualcosa, e questo lo dico per chi fa investimenti, per chi magari vuole iniziare qualcosa, o anche chi è alla ricerca, magari prima di accettare una proposta, valutare tutte le richieste contrattuali, valutare proprio ogni singola frase con la massima cura. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!